Stai trasmettendo dal vivo. Finalmente, cari amiche ed amici, dopo circa 13 o 14 giorni, e non è vero, sto trasmettendo dal vivo. Che allegria! Speriamo che questa volta l'audio non mi pianti in asso. Come potete vedere, mi trovo nello stesso luogo dell'altra volta e dietro, in una panca, c'ho il mio amico Girafino, che già è apparso in altri video. Qua il microfono sembra funzionare, speriamo che funzioni per davvero. Allora mettiamo anche un po' di pubblicità che tanto non guasta, ma il tema del giorno vuole essere la continuazione dell'altro del mio ultimo video di 13 o 14 giorni fa, cioè Franco Battiato. L'altra volta gli dedicavo un addio, ma adesso parliamo degli orizzonti infiniti di Franco Battiato, perché veramente è stato un individuo che ha avuto degli orizzonti senza limiti. E quindi in 3 2 1 già ho impostato. YouTube ti permette adesso nella live di impostare comodamente tutte le miniature, le immagini e eccetera eccetera. Prima di iniziare la live, che è più comodo, così si possono informare le persone sui social. Ecco, adesso metto in Facebook e sono qui tra tutte e tutti voi. Ecco un po' che taggo un po' di amici. Ecco, nel mio Facebook metto anche lo stato d'animo adorabile. È chiaro, dopo averli tagato tutti. Ecco qua, facciamo partire questo post. Reazione, un abbraccio. Franco Battiato agli orizzonti infiniti. Cresciamo tutti assieme spiritualmente su YouTube. Che dire, che dire, che vabbè, questa sarà una live solitaria. C'ho 2 spettatori, vi ringrazio di tutto, ma parliamo allora del grande Franco Battiato. Poi io ho partecipato a una live di un noto DJ che parlavano di vegetarianismo, oltre che era l'ultima live della stagione. E io a questo famoso DJ, con tutta sincerità e modestia, gli ho domandato che anch'io volevo diventare vegano, ma come potevo fare, perché poi non so la differenza qual è tra essere vegetariani e essere vegani. A rinunciare a mangiare carne e allo stesso tempo, oh, non si vede il girafino, adesso si vede, e allo stesso tempo a dare da mangiare ai miei 3 cani, che ho 3 cani. Come si può eh, comprare carne macellata per i cani quando non si vuole mangiare carne per non far soffrire gli animali? Perché io ai miei 3 cani, guardate i miei video che ho caricato su YouTube, ho avuto anche altri nel passato, io do da mangiare carne. Tanto l'alimento per i cani e che non viene dall'aria,
quanto quanto la carne che compie dal macellaio per i cani, i tagli di carne. Allora ecco, mi devono spiegare le persone che sono vegetariane o vegane, che mi hanno risposto in quella live prima di dire il rosso, diciamo, lo chiamiamo il rosso R, per non citare il suo nome, perché ma mi disse una persona, una ragazza della chat, ma gli animali stanno a un altro livello vibrazionale. Va bene, capito, ma non è una contraddizione che si vuole chiudere i mattatoi, non si vuole che la gente mangi più carne, per poi dire vabbè, ma agli animali gli si deve dare carne, capito? E volevo controllare se il giraffino si muoveva. E allora è una contraddizione continuare ad ammazzare i bovini, i suini, le capre, le pecore, eh, per dare da mangiare ai cani. Sarebbe come dire giustamente no alle pellicce naturali, a quelle sintetiche sì, ma per coprire cani e gatti di fare dei cappottini di pellicce naturali. È un po' una contraddizione. Comunque questo disc jockey sta facendo una l'ultima live della stagione su Franco Battiato. Non so che cosa c'entrasse il vegetarianesimo o il veganesimo. Comunque io so che molti armeni sono ortodossi e mangiano carne. Comunque tornando a noi, Franco Battiato sembra che si sia ispirato interamente a Gurdjieff. Eccolo qua, George Ivanovich Gurdjieff, che è stato di sicuro un individuo degno di rilievo, degno di nota. Ecco, questo libro è dell'ottava, credo. Gurdjieff parla ai suoi allievi ed è proprio stato editato da una casa editrice per conto e opera anche di Battiato. L'ottava, collana curata da Franco Battiato, Fabio Bagnasco, Enrico Maggenzani e Paolo Urizzi, volume 1. Non so se ci sarà un volume 2. Qual è? Gli appunti raccolti nella presente opera si riferiscono ad alcune di quelle riunioni che si tenevano quasi ogni sera attorno a Gurdjieff. Quinta edizione del 1980. Come iniziare un cambiamento interiore? A pagina 101. Le consiglio di tentare con le cose che ho detto sulla considerazione. Deve iniziare insegnando al cavallo un nuovo linguaggio, preparandolo al desiderio di cambiare. La vettura e il cavallo sono collegati, anche il cavallo e il cocchiere sono collegati mediante le redini. Il cavallo capisce due parole, destra e sinistra. Talvolta il cocchiere si trova nell'impossibilità di dare ordini al cavallo perché queste redini hanno la proprietà di accorciarsi o allungarsi. Non sono redini di cuoio. Quando le redini si allentano, il cocchiere non può controllare il cavallo. Il cavallo capisce solo il linguaggio delle redini. Il cocchiere ha un bel gridare a squarciagola: a destra, canaglia! Il cavallo non si muove.
Se il cocchiere tira le redini il cavallo capisce. Può darsi che anche il cavallo conosca il linguaggio, ma non è quello del cocchiere. Forse è l'arabo. Comunque, ecco, non sono riuscito a capire qual è il secondo volume di questa collana. Non ha. Ah sì, qua. Ah, e non è di Gurdjieff il secondo volume, è di Isha Schwaller de Lubitz, Herbach, Ceccio. Poi come ottavo volume Racconti di Belzebù al suo piccolo nipote, volume 1. Poi come decimo volume il volume secondo dei Racconti di Belzebù al suo piccolo nipote, sempre di Gurdjieff. E poi mi sembra che basta, non hanno editato un terzo volume. Come dire, ancora nessuno che è entrato in chat? Ah, ecco qua, scusate se vi ho ignorato, ma c'ho dei problemi. Nico A, ciao Nico ALF, ciao Anna, buonasera, ciao Nico. Adesso solo adesso perché il computer qua messaggi principali dovevo entrare nell'altra finestra che c'ho qua aperto. Scusate, io ero tanto impegnato a leggere. Allora, Molly principessa, ciao, come stai? Anna, ciao. Ehm, Ba- Anna Battiato, un grandissimo artista, è vero, è stata un'anima eccezionale. Battiato, unico. Nico ALF e Anna, se vuoi ti spiego due cose. San, certo, volentieri, spiegamene anche otto di cose. Quindi vi ho salutato tutti adesso, scusate se rispondo con ritardo, ma veramente l'altra volta ho avuto dei problemi col microfono, poi vedo che qua si vede al contrario. Non so perché c'ho in uno schermo, ecco, che se faccio così si vede il girafino alla destra perché sta dietro di me alla destra, ma se apro la finestra del brownsware si vede alla sinistra, cioè, e poi con ritardo. Non so, voi lo vedrete probabilmente alla sinistra, ma nella live streaming nella finestra si vede alla destra. Allora, probabilmente le cose che mi volevi spiegare era circa il fatto di diventare vegani e continuare a dare da mangiare ai propri cani la carne. Quindi questo non chiuderebbe i mattatoi, perché in pratica con tutti i cani che abbiamo nelle nostre città e di gatti continueremo a sacrificare lo stesso gli animali da macello. E non è vero? Ah sì, ecco, dimmi qual è la differenza fra vegani e vegetariani. E poi una cosa che io ho chiesto in una live di un notissimo disc jockey, che non voglio fare il nome per non metterlo in imbarazzo, anche perché non mi sembrerebbe giusto, ma gli chiesi come posso diventare vegano o vegetariano per non far soffrire gli animali e poi per non far soffrire i miei cani comprare carne macellata ugualmente, perché bisogna sacrificare degli animali per dar da mangiare ai cani e ai gatti. E con tutti gli animali che abbiamo nelle nostre città, cani e gatti, veramente allora si mantendrebbero i mattatoi aperti lo stesso. Ok, Factory Channel, buonasera. Non scrivo nella chat perché altrimenti
beh sì, quasi quasi lo faccio. Vediamo, cioè, devo avere la tastiera virtuale perché c'ho un computer sfasciato. Questo computer, vi parlo con un microfono analogico, è del 2010, ma la filmatrice con la quale mi filmo è del 2000. Ecco, i miei migliori saluti vanno a, vediamo un po', se vi saluto. Ah, gk, perdone, gk, io ok, factory dicevo. Mamma mia, ho fatto la grezza in live. Anna, quante persone che ho oggi. Molly, poi ecco, basta, sì, siete cinque. Ecco fatto, vediamo un po' se è arrivato qualcuno. Benissimo, allora se volete, visto che siete tutti, se non mi sbaglio, siete tutti moderatori della chat, potete caro Nico, purtroppo no, ci ho avuto un problema. Io ho dei problemi a fare le live con il mio vecchio computer e ci ho avuto il problema che non mi partiva la chat a me. Adesso vi leggo. Se volete, visto che a parte Anna adesso ti faccio moderatrice della chat, credo che tutti siete moderatori della, e moderatrici della chat, avete la chiavetta inglese e il nome in blu, e quindi se volete pubblicizzare i vostri video o i vostri canali, scrivete direttamente il link, scrivete il link nella chat, così si va direttamente a fare clic. E questo naturalmente non è che conviene molto a me. Magari fate clic nel link, perché io lascio la chat disponibile anche dopo la live, quando sarà finita questa live, perché altrimenti interromperete la live per andare a vedere il video. Ma si stava parlando del grande Battiato e così noi ci distraiamo sempre. E dunque, da quanto tempo? Già di 18 minuti, e quindi io non ho un canale attivo. Io aiuto il mio amore Nico nel suo canale. Ah, Anna, brava, fai benissimo. Allora metti il link di Nico nel suo canale, no, nel suo, nel mio, qua nella chat. Anna è la mia compagna, vai tranquillo San. Benissimo, sono contento per voi. Che bello, mi seguono anche le coppie. Allora metti il link del canale di Nico qua o i suoi ultimi video. E questo è un canale, è una live anche tua Anna, ti ho fatta moderatrice. Comunque, se è vero che siete una bella coppia, Anna e Nico, pensa, se ti chiamavi Tina, cara Anna, eravate Tina e Nico e tutti vi conoscevano come Nicotina. Capito, no? Invece di essere Anna e Nico, eravate Tina e Nico. Nico e Tina. Piacere, siamo nicotina. No grazie, non fumo.
ogni tanto quando qualche freddura ci serve, no? Soprattutto di questi tempi che sono così tanto lugubri, così tanto tristi. Sembra che si sta di fronte alla peste bubonica, perché i casi diminuiscono, i contagi aumentano, i decessi su giù. A proposito di decessi, è veramente una cosa triste. i, i decessi, e sta succedendo di tutto ultimamente, pure che io nelle live non rispetto un ordine, non riesco mai a, poi mi domando come mai le live dopo le vedono poche volte, perché non ci riescono a capire un cavolo. Ecco perché io volevo fare un video, poi ho detto no, mi sono lasciato tentare. Per sdrammatizzare, allora scriviamo qualcosa. Aumenta, no, i- ecco qua un'altra freddura. Aumentano i decessi, scritto con le emoji cessi. Sono aumentati i decessi. Grazie per quelle due persone che hanno osato mettere a questa live un like. Ritornando a Battiato, mi piacevano molto le collaborazioni con Alice. Sì, moglie di principessa, bella battuta, no? Aumentano i decessi. Grazie, grazie Nico, mettere like a questa live, ma almeno per quella battuta che forse salva tutta la live. Battiato è stato unico. Io mi ricordo di bandiera bianca, ma non mi ricordavo il video perché ero molto giovane quando è uscito. Però mi ricordavo sul ponte Sventola la bandiera bianca. Poi in quegli anni era anche uscita una canzone, bandiera gialla. Poi non so se era uscita bandiera rossa. Poi erano tutte canzoni che uscivano d'estate. Non so, sarà uscita pure bandiera nera, bandiera rossonera. Allora io mi immaginavo che erano delle canzoni proprio fatte per l'estate, che sai che sulle spiagge mettono bandiere di diverso colore, bianca, rossa, nera, verde. E invece no, il significato è proprio di una resa di fronte ai nuovi barbari. E poi anche c'è il concentro di gravità permanente. Mi è piaciuta molto le stagioni della la stagione dell'amore, melanconica, e come dire, una canzone di altri tempi. Poi lui era tutto d'innocolato quando ballava e fuori sincrono, e lui ha saputo approfittare, capitalizzare i suoi difetti, il fatto che fosse tutto d'innocolato, magro, il fatto che avesse un naso enorme, forse il doppio di quello di Barbara Streisand, è un tutto un dire. ehm, Avevo una voce molto nasale, e allora lui è riuscito a cantare e a ballare in un modo da esaltare quelle virtù che altrimenti sarebbero parsi dei difetti, e così è stato più unico che raro, perché usciva fuori dall'universo di quello che potevano fare gli altri cantanti. Sì, sì, ma diciamo che, ecco, siccome lui aveva molta personalità, Anna, anche se era bruttino, poi gli uomini non è che devono essere belli, poi non è neanche che fosse stato un ceffo terribile. Diciamo più che altro che una persona, anche le donne, la bellezza è relativa, perché se una donna c'ha tanta personalità,
non deve essere chissà che bellezza, che proporzioni avere, può anche, ecco, la Streisand è piaciuto, è piaciuta perdon, è piaciuta a molti proprio per la sua grande personalità, perché si vede un po' scura la live un momento, perché altrimenti la bellezza vuota, per esempio, non si poté esprimere nella sua interiorità Marilyn Monroe, e tutti pensano che fosse stata una idiota, una bambola vuota. Hanno un po' di luce. Fiat Lutz. Allora, come dire, gli insegnamenti occulti Powells, leggete questo libro di Powells, non so adesso chi lo pubblichi, Gurdjieff, che poi ognuno lo scrive a suo modo. Gurdjieff, però penso che così lo scrivano in molti, che Powells è andato nell'eremo di Gurdjieff in Francia e ha seguito i suoi insegnamenti e ha visto quanto era duro e inflessibile il maestro Gurdjieff nell'insegnare la sua dottrina. Gurdjieff non era affatto tenero come sembra. Monsieur Gurdjieff. Gurdjieff insegnava che l'uomo in pratica sta sempre addormentato, come poi riferisce nelle sue conferenze il suo principale discepolo e allievo, Ouspensky, e bisognava farlo risvegliare, un po' come se si fosse ispirato alla dottrina del Buddha. Infatti ci sono molti insegnamenti di Gurdjieff o attribuiti a Gurdjieff, perché lui scrisse ma non scrisse molte cose che in realtà sembrano insegnamenti buddisti. E per Gurdjieff anche l'uomo sta sempre addormentato e bisogna risvegliarlo, e il risveglio deve essere brusco. Per questo Battiato scrisse una canzone e cantò una canzone, Shock in the Town, qualche cosa del genere. E poi non ci scordiamo, però stiamo sempre parlando di Battiato, ma Franco Battiato, al secolo Francesco Battiato, in realtà, come tutti i cantanti, fu un interprete, magari anche un cantautore, ma soprattutto fu un interprete, perché a lui Battiato gli scrisse le canzoni un filosofo. Quindi voglio dire, sarà stato sì un maestro, ma molti lo prendono come un maestro spirituale e non artistico, perché in realtà dietro di lui c'era il maestro spirituale. Allora vediamo un po' che troviamo, intanto navigo. Franco Battiato, all'anagrafe Francesco Battiato, Ionia, 23 marzo 1945, Milo, 18 maggio 2021, è stato un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Ma la collaborazione che
che fece, beh, ecco, collaborò con il cioè nel 79 la musica sperimentale, ecco, nell'81 fece la voce del padrone su apice di vendite, e poi vabbè, è avvalso dell'aiuto di numerosi collaboratori, tra cui il violinista Giusto Pio nella fase di maggiore successo a partire dall'era del cinghiale bianco, e il filosofo Manilo Sgalambro, coautore e autore di molti testi dei suoi brani a partire da l'ombrello e la macchina da cucire del 95, collaborazione che non si interromperà mai, continuando fino al suo ultimo album. Ehm, I suoi testi riflettono i suoi interessi, tra cui l'esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi, in particolare tramite l'influenza di George Ivanovich Gurdjieff, e la meditazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del club techno, con 3 targhe e un premio techno. Le targhe non so se saranno targhe techno. Ecco, in pratica Manilo Sgalambro è nato a Lentini 9 dicembre 1924 ed è morto a Catania il 6 marzo 2014. È stato un filosofo, scrittore, poeta, aforista, paroliere e cantautore italiano. Qua vi lascio perché bisogna anche vedere per completo. Buonasera Giorgio Scanu, bisogna anche vedere per completo chi è che ha composto, quindi qua vi lascio il link, i temi, le canzoni del grande, stavo per dire Giorgio Bracardi, del grande Franco Battiato. Manilo Scalambro nacque a Lentini, che poi non era un filosofo, ma ecco, disse questo Mario Sgalambro, disse questo: che coltivò per conto suo filosofia perché già la coltivava autonomamente, mi piaceva il diritto penale, per questo scelsi la facoltà di giurisprudenza. Quindi in pratica un giudice eh, auto autodidatta in filosofia, era colui che per un certo periodo dal 95 al 2014, quindi fino alla sua morte, ha scritto o aiutato Franco Battiato a comporre molti testi musicali, molti brani musicali. E quindi, come dire, poi Franco Battiato ha avuto un esordio televisivo nella trasmissione Diamoci del tu del 1967, e faceva canzoni di protesta e romantiche. Ecco qua, vi do il link di Wikipedia. Cioè all'inizio non è che nacque come cantante necessariamente filosofico contemplativo. E
quindi vabbè, qua c'è tutta la sua vita, che sarebbe musica sperimentale avanguardia colta dal 71 al 75. Diciamo che non rivelò subito la sua vena poetica e filosofica, almeno filosofica. Esperimenti di avanguardia in collaborazione, fece molta avanguardia, protesta, in accordo anche ai tempi. Eh, grazie Giorgio Scano. Come vedete, io sto ripercorrendo i titoli di Wikipedia. Esperimenti d'avanguardia in collaborazione, ancora 71 75, e poi le pubblicazioni per le ricordi dal 75 al 78 e l'incontro con Giusto Pio, il violinista. Un altro sperimentatore era Demetrio Stratos degli Area, definito il maestro della voce. Ah, io non ascoltavo molta musica italiana, ascoltavo i Pink Floyd, poi sono arrivato anche a ascoltare Jimi Hendrix da giovane. E poi ecco il ritorno alla musica pop 78 79 con un brano in francese, usando lo pseudonimo Astra. I due brani si intitolano Adieu e San Marco, entrambi con un testo in francese. E poi una nuova idea di canzone nell'80. E poi vediamo i cambi di registro su testuali sia musicali e il ricorso agli anni del grande successo 81 82. Vediamo un po', ecco. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Bandiera bianca. Non so chi sarebbe Mister Tamburino, me lo potete dire voi? L'artista pubblicò il suo album di maggiore fortuna, Critica e commerciale 1981, La voce del padrone, il cui titolo richiama il pensiero dello scrittore George Ivanovich Gurdjieff e al contempo rappresenta un'ironica allusione all'anonima casa discografica. Il nuovo LP viene promosso e la RCA al programma musicale di scoring e prima ancora alla mostra internazionale di musica leggera attraverso il singolo di lancio Bandiera bianca. Battiato presenta il brano sopra un ipotetico palco elettorale utilizzando un megafono e attorniato da diversi madrigalisti atti a cantare le strofe del ritornello. Il refrain in questione è mutato dalla poesia L'ultima ora di Venezia di Arnaldo Fusinato e rappresenta un esplicito segno di resa nei confronti della società che l'autore accusa di essere troppo attaccata al denaro. Altra canzone altrettanto celebre è Centro di gravità permanente, basata sulle teorie psicofisiche del filosofo George Ivanovich Gurdjieff. eh, Inerenti alle difficoltà dell'essere umano a trovare il proprio centro interiore, indispensabile al controllo delle pulsioni emotive e irrazionali. A favore del mistico armeno, il cantautore dichiara: il vero cambiamento nella mia via, il più grande, lo debbo alla scoperta di Gurdjieff. Da solo, con un'esperienza da autodidatta, avevo scoperto
quella che in occidente si chiama meditazione trascendentale, ma nel pensiero di Gurdjieff vidi disegnato perfettamente un sistema che già avevo intuito e frequentato. Esistono tante vie, esiste Santa Teresa e San Francesco. Quella di Gurdjieff mi era molto congeniale, una specie di sufismo applicato all'occidente all'interno di una società consumistica. Poi la successiva produzione discografica, vabbè, 1983-1987, usava anche un corno russo. Caro Nico, io sono nato il 26 gennaio 1969. Tu di che anno sei? Anch'io come Battiato ho scoperto da me la meditazione, si può dire, perché io da piccolo rimanevo seduto in qualsiasi luogo della mia casa e stavo contemplando, stavo meditando, però non rimanevo né interiorizzato né disperso nell'ambiente. Si può dire che rimanevo in una terza dimensione, cioè non facevo viaggi astrali, tutte queste cose che io non prendo neanche in considerazione. Quindi non mi assopivo, non facevo chissà quale prodigio, viaggio astrale, eccetera, ma neanche rimanevo a guardare la stanza. Stavo in uno stato che andava oltre lo stare. Io 5 agosto 78. Ah, bene, sei giovane, caro Nico. E quindi anch'io ho scoperto da solo la meditazione, poi ho iniziato a leggere, a guardare documentari nella Rai, ho scoperto il pensiero orientale, buddista, indù, taoista. Ecco, Battiato è stato veramente un grande, e lo rimarrà ancora per molto tempo. Vedo che questa live oggi è andata abbastanza bene. Mi spiacerebbe interromperla qua, però vediamo un po'. Vediamo se ho delle incombenze, perché è tardi, sono le 23:04. Ecco, vorrei sapere quanti di voi, visto che mi seguono, mi seguite in 5, 4 da una parte c'è scritto 4, da un'altra 5, quanti di voi beh, adesso vi devo lasciare, vi ringrazio. Quanti di voi hanno un'esperienza mistica o meditativa? Scrivetelo nei commenti a questo video. Adesso devo tagliare. Ciao.